Ciao rock maniaci, benvenuti a un'altra puntata di Rockmania. Io sono Dario e state ascoltando Radio Sonar. Hi Rock Maniacs, welcome to another Rockmania show. I'm Dario and you're listening to radiosonar.net here in Rome. I have a very special guest here tonight, a friend and a pretty good singer from Rome. Her name is Natalie. C'è un ospite speciale qui stasera che è un'amica e un'ottima cantante italiana che mi rende orgoglioso di essere italiano certe volte. Natalie. Ciao, eccoci. Natalie, intanto grazie per essere qui. Vorrei cominciare rendendo omaggio. It was 40 years ago, I mean actually tomorrow, that a British singer was killed in New York. His name was John Lennon, and as you might know, it was in the Beatles. Domani sono 40 anni dall'omicidio di John Lennon, che fu ucciso a New York l'8 dicembre del 1980 di fronte al Dakota Building da Mark David Chapman. Se non ti dispiace, io aprirei questa puntata. I would like to open with John Lennon, God. Commovente questo brano, ero emozionato a sentire queste parole, no? God is a concept by which we measure our pain. Potente, il testo. Comincia così, no? E poi va avanti dicendo I don't believe una serie di cose, tra cui I don't believe in Beatles. E lì c'è lo stacco. Poi just believe in me. Yoko and me. Poi dice and so dear friends, you just have to carry on, the dream is over. Beh, insomma, se consideri che questo era il suo primo album solista, Plastic Ono Band, subito dopo lo scioglimento dei Beatles, gran belle cose. So che a te i Beatles piacciono, mi sbaglio? Sì, sono cresciuta con la loro musica e quando ero piccola in casa risuonavano spesso, quindi John Lennon, caspita, fa parte delle mie influenze, quindi. E poi un testo del genere, stavo pensando, ma oggi che cosa direbbe John Lennon di questo periodo, di quest'epoca, chissà. Cosa avrebbe potuto darci ancora? Vabbè. Guarda, non lo sapremo mai. Allora, io vorrei raccontare quando ci siamo conosciuti, cioè noi la prima volta, che risale a, non mi ricordo, ma penso almeno 15 anni fa. Qualcosa del genere, sì. Allora, I would like to tell the first time I met Natalie, and it was around 15 years ago, more or less, and it was in a bar in San Lorenzo. I think it was called Tumblr. Ci incontrammo in un bar a San Lorenzo che credo si chiamasse Tumblr. Allora, io ero andato lì con qualcuno, non ricordo con chi, e c'era qualcun altro che suonava su questo palco, ma eravamo veramente 4 gatti. Però in questo tavolo ci trovammo seduti gli amici del musicista e io a fianco avevo questa ragazzetta giovanissima. So sitting next to me there was this young girl, younger than me for sure, and the younger you are, the more the difference of age is bigger, no? Vedevo questa ragazzetta molto timida che non diceva una parola seduta a fianco a me e forse ci siamo detti un ciao e basta. A un certo punto il musicista di turno sul palco chiamava gli ospiti che erano tutti seduti al mio tavolo, io neanche lo sapevo, e a un certo punto chiama Natalie. Quindi lei si alza e va sul palco e io dico guarda sta ragazzina suona. Se non che si siede al piano e tira fuori una voce pazzesca. Io sono rimasto e ho detto però guarda un po'. Io neanche mi ricordo bene di quel momento perché poi ci siamo riconosciuti dopo, no? Sì, poi ci siamo rincontrati dopo. Il Tumblr mi ricordo. Quello che quando poi ti sei tornato a sedere a fianco a me ti ho fatto i complimenti e ti ho detto when she sat back at the table I said hey congratulations and I said you remind me of Alanis Morissette. Le ho detto che mi ricordava il suo timbro vocale quello di Alanis Morissette, che quindi ce la sentiamo. You oughta know. Il brano In punta di piedi è diventato disco d'oro, cioè ha fatto la bellezza di 15.000 download, non mica uno. Il tuo primo album andò sesto nelle classifiche italiane?
Io non ricordo, sai tutto. Wikipedia me l'ha detto. Può essere, allora c'ha ragione, sicuramente Wikipedia. Non mi ricordo. So, the first song that she released became gold in Italy with 15,000 downloads, and her debut album was number 6 in the Italian charts. So really not bad. Una bella soddisfazione, e il disco d'oro ce l'ho a casa, tra l'altro, che è una cosa che tengo lì. Non sono una che di solito tiene premi, trofei, però quella fu una soddisfazione, devo dire, perché non era scontato, considerando di voler portare una mia canzone in un contesto così particolare, diverso da quello che faccio. Insomma, fu niente male, dai, non mi posso lamentare. Senti Natalie, grazie. Thanks so much for listening. I'm Dario. This was Rockmania. Natalie, our special guest today. È stato un piacere. Grazie a tutti per l'ascolto. Io sono Dario. Ciao, ciao. RadioSonar.net